Questa mattina ho ricevuto la telefonata di una donna disperata e no, non è come stai pensando, anzi non si tratta nemmeno di una casalinga, bensì della segretaria di uno studio associato, in cui ci sono un avvocato ed un notaio che tutti i giorni le danno dei volumi immensi di roba che lei poi deve puntualmente dattilo scrivere utilizzando la tastiera. E allora mi ha chiesto, ma tu che scrivi tantissimo, come fai? Ma le ho risposto, io veramente non scrivo molto utilizzando la tastiera, utilizzo prevalentemente la dettatura vocale. Al che, stupita, mi ha chiesto come si faccia. Le ho spiegato che non c'è bisogno di acquistare nessun software o al limite bisogna avere semplicemente un microfono ed abbiamo tutto quanto pronto sui nostri computer. E allora, anche a suo beneficio, andiamo a vedere come si fa. Ti senti pronto? Iniziamo! Prima di cominciare una doverosissima premessa. La dettatura vocale per mia esperienza può essere un piacere oppure un dolore e il 90% dipende dal microfono che utilizzerai. Sicuramente se hai un notebook potrai utilizzare il microfono incorporato, però ti preavviso che in tanti casi i risultati sono piuttosto deludenti. Per pochi euro invece, se vorrai, potrai acquistare un microfono di qualità molto migliore, come ad esempio un lavalier, come questo che ha una pinzettina e ti consente di essere attaccato al tuo vestito, oppure di un microfono a gelato che ha il grosso vantaggio di essere venduto con un treppiede, per cui potrà essere utilizzato comodamente appoggiato sulla tua scrivania. Questo dipenderà da te. Ti consiglio naturalmente all'inizio di prendere qualcosa di poco costoso perché molto probabilmente andrà già bene. Ma se per caso non fossi soddisfatto potrai rivolgerti ad un modello di qualità superiore. Per tua comodità ti lascio 2 o 3 modelli che sono sicuramente buoni perché li ho provati io in prima persona nella descrizione di questo video. Una volta collegato, configurato e naturalmente acceso il tuo microfono, tutto quello che dovrai fare sul PC Windows 10 oppure Windows 11 sarà premere la combinazione di tasti Windows più H, in questo modo. Se non hai mai utilizzato la dettatura vocale, ti si aprirà questa finestrella in cui potrai scegliere se contribuire a migliorare la qualità della dettatura vocale di Windows contribuendo con delle clip vocali anonime o meno. Fatta la tua scelta potrai anche cliccare su no, non voglio contribuire, non succede assolutamente nulla, ti si aprirà l'iconcina della dettatura. A questo punto per iniziare la dettatura dovrai semplicemente portarti su un campo di testo, premere su questo pulsante qui ed iniziare a parlare. Facciamo insieme una prova. Per farlo vado a creare un nuovo documento di testo che andrà a raccogliere le mie farneticazioni e lo appoggio sul lato sinistro, mentre sul lato destro vado ad aprire una interessante lettura sul ragù alla bolognese. Nel frattempo purtroppo ho dovuto cambiare macchina virtuale perché tra il microfono della registrazione e il microfono con cui vado invece a testare la dettatura vocale, la povera macchina virtuale non ci stava capendo più niente. Tuttavia, una volta che siamo pronti, tutto quello che dobbiamo fare è premere la combinazione di tasti Windows più H ed iniziare la nostra dettatura. Il ragù è uno dei condimenti più conosciuti della cucina italiana. Punto. È un condimento tipico di Bologna, virgola, una città dell'Emilia-Romagna. Punto. Una volta che avrai terminato la tua registrazione, tutto quello che dovrai fare sarà premere nuovamente su questo pulsante, la registrazione si interromperà e la nostra segretaria disperata non sarà più tale. Come vedi, grazie a questo preziosissimo strumento di Windows, quello che sembrava un grossissimo problema può risolversi molto semplicemente, senza lasciare dietro di sé nemmeno dei gentiluomini disperati, o almeno spero. E siamo arrivati alla fine del video, ma come ben sai, un video non può dirsi concluso fino a quando non ti ho ringraziato per avermi fatto compagnia, salutato e dato, come sempre, appuntamento alla prossima!